Ciao, 你好， hello, konnichiwa. io sono Mauro. Io sono Yvonne, Benvenuti a Imparliamo. un podcast che parla di lingue, culture e comunicazione. Allora, Yvonne, siamo qua. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. E te? Benissimo. Dobbiamo spiegare a chi ascolta il nostro podcast perché Sì, vogliamo condividere questo interesse, questa passione. sì, certo. Mhm. Quindi la domanda è, Yvonne, per te, perché siamo qua? Penso che tutti noi vogliamo condividere il nostro interesse sulle lingue, no? Sì, la nostra passione. Io ho imparato qualche lingua e anche tu, no? E poi sì, abbiamo un po' di conoscenze, opinioni, tante storie da contare perché abbiamo conosciuto un sacco di gente online, anche amici dappertutto, quindi è bello parlare di questo argomento, penso. E poi impariamo Molto da bello, uno sì. e altro, e da lì, magari altri ospiti. Mhm. Assolutamente, sì, infatti è giusto, siamo qui per questo. Brava, l'hai spiegato benissimo. Grazie. Una, una presentatrice meravigliosa. Grazie. Un'altra domanda, Mm. ecco, sarebbe questa. Mm. Perché lo facciamo in italiano? Sì, lo facciamo in italiano per me, per migliorare il mio italiano. E poi, Egoismo puro. sì, e poi ho pensato per gli italiani e anche per le persone che stanno imparando l'italiano, sarebbe bello, no? Perché ci sono tante materiali in inglese già, in italiano non ci sono tante. E poi perché ho voluto di fare sì, a parte della pratica, io ho voluto di creare un po' di fun magari per fare la gente ridere dei miei, non so, errori, accento Ah, e poi alla... Sì. quindi io devo fare il professore e ti devo correggere in diretta Sì, su tutti i tuoi errori. sì, Ah, beh, del resto per io insegno piacere. italiano, Sì, quindi, sì, sei quindi molto ci gentile. proverò. Ci Eh, proverò, cercherò di fare del mio meglio anche se non è facile, perché sai che per noi italiani non è facile correggere, però ci No, provo. siete molto gentili, sì, bravissimi. Sì, secondo me. Perfetto, E poi perfetto. allo stesso tempo io penso che, non so, che magari posso incoraggiare agli altri learners, studenti, no? In- Per parlare. incoraggiare, Incoraggiare, sì, grazie. E incoraggiare. incoraggiare, sì. Perfetto, brava. E poi, sì, per promuovere il bel paese. Ah, sì, il bel paese, la dolce vita, Sì, la fontana di Trevi, la torre di Pisa, sì, sì, sicuramente. Venezia, tutte cose che abbiamo solo Sì, noi. sì, tutta la gente, penso, nel mondo ama Italia tanto, quindi Sì, possiamo anche dire che noi ci siamo conosciuti grazie a Clubhouse e in sì, un gruppo di persone che amavano l'Italia e la lingua italiana, quindi questo sì, un po' ci ha fatto tante pensare, persone. no? Sì, tante A- persone. Mhm. Da tutto il mondo e Mhm. quindi questa è una bellissima cosa. Va bene, sei pronta per il prossimo argomento? Sì, shoot. Brava. Così ti voglio, carica e concentrata. Allora, tu hai detto che questo podcast parla di lingue, culture e Mm, comunicazione sì, nella nostra intro, nella nostra apertura, giusto? sì, ho scelto io. Brava, hai fatto Il una tema. bella scelta, io te l'appoggio. Quindi partiamo dalle lingue per il nostro podcast Imparliamo. Mhm. Che cosa hai da dire sulle lingue? Io amo, semplicemente amo le lingue. Io sono cresciuta con già quattro lingue. Sono nata a Shanghai, quindi dialetto di Shanghai. E poi la mia famiglia si è trasferita a Hong Kong, quindi ho imparato cantonese da piccola e poi Mhm. mandarino, sì.
e poi anche inglese ho iniziato molto presto. Quindi sì, Mhm. da piccola ero già multilingue a Wow. diverso grado e poi ho imparato Sì. all'università come adulto anche altre 4-5 lingue. Mhm. Ehm, quindi sì, attraverso di vari mezzi alla scuola, università, classe privata o in gruppo o pick up come preso, sì, da mia famiglia. Giusto. Quindi sì, ho abbastanza idee per condividere con gli altri di vari metodi, no? E poi ho Mhm. anche studiato la linguistica tanti anni, e ho fatto una laurea e poi un studio dottorato in linguistica. E poi ora Mhm. sto facendo anche crescere i miei due bimbi in 3 lingue. E quindi penso Wow. che abbia tantissima cosa da dire su questo argomento. Sì. Bene, bene, E tu, benissimo. E i tuoi Mauro? figli? Sì, tu dimmi. No, prima dimmi dei tuoi figli se sono contenti di crescere Ah, con 3 lingue. sì, sì. Mhm. Ah, 3 lingue. Sì, Oh, adorano. mandarino, italiano e inglese. E Sì. loro adorano parlare tutte queste lingue, i tuoi figli. Ah, love and hate. Amore e Sì, odio, si dice in sì, Italia. amore e odio. Amore e odio. Fantastico. Un'altra puntata ti dico più d'Italia perché è una lunga storia. Allora, io adoro le culture diverse, quindi adoro le lingue che trasmettono le culture diverse Mm, e poi sono anche un po' innamorato dell'italiano. mm, Forse è un po' strano perché è la mia lingua, però trovo che sia piena di sfumature, piena di sì, parole per descrivere cose particolari che magari non usiamo sempre, quindi a volte ci dimentichiamo, però è un linguaggio molto ricco, sì, l'italiano. sì, Nello scritto si riesce a trovare ancora di più che nel parlato quotidiano in situazioni normali come al supermercato, al bar, e sì, quindi mi piace insegnare italiano e mi piace trasmettere questa passione e a volte non devo neanche trasmetterla perché i miei studenti arrivano già molto carichi, sì, come dicevamo prima, no? Già appassionati. Ah, questa lingua mi piace tantissimo, sì, una delle lingue più belle che io abbia mai sentito, non so, cose del genere, no? E sì. quindi per questo sono qua. Quindi ti senti bene che tanta gente sì, apprezza la tua lingua. Sì. Sì, Sì, questo è sì, sì, bello. non per uno spirito di patriottismo sterile, ma proprio perché ho la passione per queste sfumature, queste possibilità che ci dà l'italiano quando c'è una buona conoscenza della lingua. E Sì, non è l'italiano base, no, da 1000-2000 parole, ma è proprio la conoscenza profonda. sì. E lo hai scoperto quando parli con gli stranieri? Anche con la letteratura, Mm, giustamente, perché quando ho cominciato a leggere molto, già da bambino, poi io ho fatto un liceo scientifico, ma con ah, una forte matrice sull'italiano mhm. scritto, quindi la letteratura italiana, e quindi già lì mi sono appassionato nello scoprire nuove parole, specialmente da bambino, ma poi anche da adolescente. Non si smette mai di scoprire Sì, nuove parole in una lingua, no? Ogni tanto sì, mi capita sì, anche adesso, e io sono madrelingua, no? sì. Eh, quindi mi è nato proprio questo amore, questa voglia, desiderio incredibile di scoprire tutte le possibilità di tante parole che magari si usano di meno, ma sono molto evocative. Ma tu conosci anche altre lingue, no? Allora, è interessante Sì, perché è una come storia un po' mai? Sì, strana. Ehm, a scuola io ho studiato solo francese come ok, percorso regolare per 8 anni, quindi conosco anche un po' di letteratura francese, ok. ma eh,
vado quasi meglio nello scritto rispetto all'orale. Mhm, L'inglese l'ho imparato da autodidatta e adesso mhm, è una lingua che mi piace, che uso e che apprezzo, e mi sento anche più confident, mhm. più, Sì, più sicuro di me in inglese rispetto al francese. E sì. poi capisco abbastanza lo spagnolo e Mhm. tu dirai, è facile, lo Mm, spagnolo è quasi è uguale simile. all'italiano. No, Sì. è simile, è simile, questo aiuta, ma qui è una storia più personale perché negli anni dell'università ho avuto degli amici spagnoli Ah, ok. e li ho frequentati molto spesso, quindi mi è entrato un po' nell'orecchio. Ah, ok. Sì. Però, ok, ho troppe domande. Io ho curiosità per gli italiani come il spagnolo, perché sentire e comprendere è una cosa, però poi parlare è un'altra cosa. Brava, giusto, anch'io ho questo problema. Però credo che chi ha avuto occasione di vivere in un paese dove lo spagnolo è la lingua madre, eh, anche in Sud America volendo, no? O in Spagna, ecco, quelle persone riescono a impararlo molto molto bene, anche se ci devono abitare per un periodo limitato, Mm-mm. però si impara molto bene. Io assolutamente no, personalmente, però Ivonne, finché non apriamo una succursale spagnola, io sono a posto. Quando, quando faremo un podcast anche in spagnolo, comincerò a preoccuparmi, però per adesso va Ok, bene così. io sarò zitta. No, io ho imparato anche spagnolo a università, però tanti anni fa, adesso è diventato passivo. Quindi sì, possiamo invitare, sì, sicuramente in futuro ospiti che parlano Ah, spagnolo. sì, sì, lo faremo sicuramente, questo sicuramente anche perché ne conosciamo tanti, Sì, ma mi verrebbe da dire che dobbiamo passare al secondo argomento del nostro podcast. ok. Imparliamo. Che è? Le culture, Ah sì, le ok. culture, sì, sì. Ti stavi dimenticando il nostro secondo argomento. Ma cultura è legata di lingue, sì, per me è Mhm, quasi la stessa cosa. Le lingue sono una parte della cultura, no? Sì, sì, quindi assolutamente. per me è semplicemente perché ho avuto il privilegio di vivere in tanti paesi, tanti posti nel mondo. Ho vissuto, come ho detto, Shanghai, Hong Kong, e poi anche Singapore tanti anni. Ho studiato in Inghilterra, fatto un anno di scambio dalla scuola della Erasmus Program Mhm, a Madrid, quindi in Spagna, e poi anche 2 stati in Deutschland, Germania, mhm. sì. E poi anche ho studiato un semestre presso all'Università di Pisa e poi come mio marito è italiano sempre vengo qui ogni anno. E quindi con tutte queste esperienze, incontrando la gente di questi posti, mi incuriosisce, come si dice? Incuriosisce. Incuriosisce, ok. Questo è Incuriosisce, difficile. sì, È incuriosisce. incuriosisce. Incuriosisce, ok. Brava. Incuriosisce, ok. Incuriosisce di sapere di più, soprattutto non solo le lingue, ma anche il comportamento. Infatti, Mhm, il motivo come posso dire, la ragione che ho iniziato a imparare tante lingue è perché sono andata in Inghilterra quando avevo 16 anni è un mhm, campo estivo, summer camp, sì, sì. um, a Oxford. E là ho visto è la prima volta nella vita che ho visto europei, ok? Ah, Tanti studenti bellissimo. europei nella mia classe e durante la pausa, the break, io sto vedendo tutte le persone, ma perché comportano diversamente? Sono per me tutti Mm, stranieri. Sì, tutti stranieri, però certo.
poi ho notato, ok, no, alcuni stranieri hanno capelli così, non liscio, e questo ha capelli rossi, e questo che parlano con la mano, sicuramente italiani, Gesticolando, sì. sì, E sì, poi 100%. le francesi parlando così, lamentano tanto come... Fanno queste cose con la bocca Sì, sempre. scusa per gli ascoltatori francesi, questa è No, è così, l'impressione. no, ma Eh, è così, è una cultura. quindi sì, sì, sono molto affascinanti per me tutte queste esperienze all'estero. Eh, ok, ho messo un po'. Sì, ho avuto questa esperienza, sì. E poi ho pensato anche delle cose che non sono abituata, come culture shock, no? Mhm. Diciamo. Eh, Ah, sì. sì, culture shock ho avuto abbastanza, che dopo in una puntata Ah, possiamo contare tutto. sì, Eh, assolutamente. Qui ci vuole una puntata intera solo sul culture shock. Sì, e poi anzi, anti-culture shock, non so se hai sentito questa cosa. Anti-culture No. shock è quando tu hai abitato all'estero e poi Sì. ritorni in Italia, no? E poi hai Ah, notato qualcosa che non ti va, ah, ok. magari hai vissuto, non so, in Capito. Inghilterra. In Inghilterra la gente, non so, che parla più gentilmente o non so se mangia in un'altra Sì, maniera sì, che sì. adesso hai notato il diverso modo in tuo paese e quindi non sei abituato alla tua propria cultura. Sì, 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 chiaro. eh, Ho capito. Ma sì. quindi può funzionare anche dopo una lunga vacanza o bisogna abitare proprio all'estero? Non so, per me ho notato questo quando sono ritornata a Hong Kong dopo l'università, dopo 4 anni Mm, in Inghilterra e Europa. E poi quando sono ritornata tante cose non mi vanno. Sì. capito. Sì, quindi molto Ok, ok. interessante. E poi sì, Molto dopo chiaro. nel mio lavoro ho dato anche intercultural training, sì, training Mhm. interculturale, sì. Quindi ho Ok. condiviso già con sì, le aziende, i clienti, le storie su tanti paesi. Quindi voglio anche sì, condividere queste storie con Italian speakers, italiani. Giusto? Sì. Sì. Chi parla italiano. Sì, è interessante perché io non so niente di training interculturale, quindi Mm. Yvonne, dovrai fare una puntata intera solo su questo argomento, Non è sufficiente. assolutamente. Allora, 5 puntate. Ok. No, perché ogni Beh, paese ha la sua cultura, no? E poi la parola cultura è molto sì, ampia, sì. sì. Alcune Per esempio, persone sì, pensano che letteratura, danza, no? Musica, queste sono culture. Però per me sì, mi interessa più culture come comportamento, pensiero, sì. sì, sì, sì. Mm. Per me, per esempio, la cultura è molto legata all'arte, Mm, quindi tutto sì. ciò che è arte fa cultura. Io amo l'arte tantissimo, quindi pittura, scrittura, scultura, amo tantissimo il cinema. Ogni forma d'arte per me è importantissimo e arricchisce la nostra cultura. Ma non ho detto musica, perché non ho detto musica? Hai Non lo detto so. musica? Eh, Oh, io ho detto musica. Ok, Ah, dobbiamo ok, ok, parlare di meno male. musica, è molto importante musica. Sì, Sì. sì, sì. E ci aiuta specialmente la musica con parole, ci aiuta Mhm. anche a entrare nel linguaggio. Sì, infatti, per me uno dei tanti motivi per imparare le lingue è per poter cantare nelle diverse lingue. Perché sai che Certo, gli asiatici ci piace tanto karaoke. sì, Sì, quindi assolutamente, assolutamente. E io ho imparato così l'inglese, tra l'altro, cioè l'inglese l'ho cantando? imparato da solo.
Assolutamente partendo dalle canzoni, testi e traduzioni, testi e Ah, traduzioni, oh wow, con le band americane soprattutto, qualche band inglese anche, ma soprattutto sì, i gruppi americani rock. interessante. Ho Sì, sì, sì. notato, se ho incontrato alcuni italiani che gli piace molto fare la traduzione per imparare le lingue. Sì, Sì, io ho imparato così, sì, sì. Vabbè, ma questo lo racconterò in un'altra puntata, sì, Yvonne. abbiamo Il tanto tempo da parlare. Esatto, esatto. Il tempo stringe e noi dobbiamo Ok, passare al nostro terzo punto chiave del podcast, che è ta-dan, che comunicazione! Evviva! Ok, comunicazione è molto importante, ok? È anche allegata di lingue, no? Mhm, Eh, perché, ok, innanzitutto io ho fatto le ricerche usando una metodologia che si chiama analisi di conversazione, in inglese mhm. conversation analysis, ok? Quindi tra questo metodo si studia principalmente comunicazione interpersonale, ok? Mhm. Devo dedicare una puntata o magari due o tre per questo metodo perché è molto interessante. Si vede tanti, come si dice, nuances, Sì. nuances nella comunicazione, le piccole cose interessanti. Per esempio, Mhm. perché faccio una pausa, perché ci sono silenzio, perché faccio magari respirazione, respiro. Se Sì, mi chiede una domanda, io posso fare così. Queste sì, piccole certo. cose sulla comunicazione sono, sì, molto interessanti per Io, me. io lo faccio sempre, Yvonne. Io faccio sempre. Penso che. Mm, Ma volevo sì. dire. Ma sempre. Sì, ho già scritto per una puntata che parliamo di questo. Ah, Sì, infatti, pensavo che ho già scritto quando tu, Mauro, parli tutte le tue. no, perché sono molto significativi. Sì, la gente pensa Sì, che sono una cosa negativa, invece no, ok? Quindi, brava, mi ascoltatori, per piace. piacere, aspettaci, abbiamo una lunga lista di argomenti da parlare. Assolutamente, sì, sì. E poi ascoltatori, fate i rumorini perché sono molto importanti, giusto? Quindi fate sempre ah, Sì, sì, fateli, fateli, sì. non saltateli. Sì, sì, quindi sì. Parliamo in un modo molto naturale. Mhm. Sì, esatto, sì, perché se manca è come se fosse più impostato, no? Buonasera cari ascoltatori, questa sera Questo vi è script, racconteremo. sì. Sì, vero, Mhm, vero. Invece quando tutti questi rumorini ti fanno anche mhm. capire che è un discorso spontaneo, Sì, per un me è modo più di bello. parlare molto naturale. Sì, si sente tutte le emozioni. Questo è bello. Mhm. E quindi cosa voglio dire? Sì, ok, quindi ho detto questo metodo, ok, o metodologia. Sì. E poi penso, ok, la comunicazione interpersonale è fondamentale per costruire rapporti con le persone. Ho visto Mm. una ricerca, un TED Talk da un professore da Harvard che hanno condotto Di Harvard. di Harvard, ok, che hanno condotto un studio più lungo della storia che Wow. si come quello programma che si chiama Seven Up, che ogni 7 anni che tu fai una intervista con le stesse persone a Sì, vedere come si crescono, sì, cosa, sì, sì, cosa sono successi nella loro vita. Quindi sì, loro, questo ok. gruppo di ricercatori, hanno fatto queste lunghissime, non so quanti anni, 50, 60 anni di ricerca a Wow. vedere cosa importa nella vita, ok? Cosa fa la Mhm, felicità, ok? E hanno scoperto che è la relazione, ok? Relazione mhm. con le persone, come si dice, gli amati? Sì, le persone Persone amate. che ami, sì. Sì,
con la famiglia, amici, sì, moglie, certo. sposi. Quindi, ma questa relazione, rapporti con le persone, principalmente è costruita tramite la comunicazione, Mm, no? Che nel parlato, the talk, non so, anche adesso messaggi, tutti i mezzi. sì, Sì, quindi sì. per me la comunicazione è importantissima per anche la nostra felicità o benessere. Mhm. Sì, Ma quindi... dovremmo riparlare di questo Mm, argomento, perché per esempio Recalcati dice che nella relazione mhm. il dialogo non è così fondamentale Ah, e hanno quindi detto gesti o... lui parla proprio di dialogo, nel Mhm, senso che forse per Recalcati, che è questo grande psicoterapeuta italiano, mhm, eh, la co- la- il rapporto si costruisce più sul fare, sul mhm. condividere, che dialogare. Però forse la Sì. comunicazione in questo caso passa attraverso altri canali. Quindi dovremmo anche parlare una volta di comunicazione di coppia e che cosa si intende. Si intende quando due persone si parlano e Mhm. parlano di tanti argomenti o parlano dei figli, oppure si intende anche una comunicazione non verbale, Sì, una tante temi, comunicazione che passa sì, tanti argomenti su su tanti altri comunicazione. piani. E poi parleremo anche di coppie di Mm, lingue diverse e come comunicano. sì, questo mi interessa molto. Sì, molto Perché? interessante. Come mai Bon ti interessa? Ho vissuto tutto il mondo e mio marito è italiano. Tanti Ah, scherzi ma da dire. ecco, potevi dirlo subito. E litigate, avete una lingua per litigare? Non serve la lingua For- per no- litigare. Ah, no. No, No, non usate le mani. se litigo con te in cinese, tu capisci sicuramente. Tu senti le emozioni, ok? Ah, ok, ok. Proviamo in una puntata quando io parlo in diverse lingue. Sì, proviamo, facciamo un esperimento, ok? Mm. Io ho preso nota, ok? I take note. Bra- brava, brava. Mm, bene, Ok, sono contento che hai preso nota e ci avviamo verso la chiusura. sì, abbiamo parlato tanto e io non vedo ora di fare di più sì, questo podcast molto divertente. Oh, bene, bene, sono contento. Anche io mi sono divertito molto, un piacere dialogare con te e spero che si siano divertiti i nostri ascoltatori, i nostri scaricatori, come li vuoi chiamare, gli Imparliamo Boys. Chi ci Impariamo voice. scarica, sì, Ok, chi ci scarica, chi ci ascolta, quindi scaricatori, ascoltatori, ok. scaricatori. Ok, Mi Mauro piace. piace molto le giochi di parole, sapete Beh, già. sì, sì. E Ok, poi sono divertenti anche per chi sta imparando l'italiano, quindi sì, è un modo certamente. creativo di affrontare l'italiano. Sì, solo non imparate da me. Sentite solo le frasi da Mauro e bene. Tipo a scaricatori. Sì. Bellissimo. Ok. Ok, grazie a tutti e chiudiamo qui e ci vediamo, ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao Ciao, ciao! ciao a tutti. Ciao! E questo è tutto per oggi. Grazie per averci ascoltato. Io sono Yvonne, Io sono Mauro, avete ascoltato Imparliamo. un podcast che parla di lingue, culture, comunicazione. A risentirci. Zeugin, Au revoir, auf Wiederhören. da svidania. Adios!